Ciao, benvenuto in questo secondo video dedicato alle tecniche avanzate per creare linee di basso. Nel primo video ci siamo concentrati su un lavoro che è il discorso ritmico, cioè comporre un giro di basso per poi dopo usarlo come scusa per fare delle variazioni improvvisate, ma partire da un giro di basso lavorato partendo da un discorso ritmico. In questo video analizziamo un altro materiale, partiamo da una serie di note e poi vediamo di metterle sul tempo, di farle funzionare su un loop di batteria e anche quello dopo lo usiamo come spunto per poi elaborare nuove linee che saranno improvvisate. Quindi l'idea è che l'improvvisazione non sia semplicemente un buttare a caso le note, ma sia prima ragionare su un materiale organizzato e poi farne delle varianti, delle variazioni improvvisate. Bene, in questo video vorrei concentrarmi appunto sull'idea di avere una serie di note importanti che si possono scegliere anche abbastanza casualmente, ma in questo caso io direi di stare all'interno di una tonalità. Prendiamo ad esempio un Re minore. Noi sappiamo che la scala di Re minore è Re, Mi, Fa, Sol, La, Si bemolle, Do, Re. Ci sarebbero una serie di accordi che sono, come sono presentati in modo molto logico e molto anche, diciamo, progressivo all'interno del metodo. Questi accordi sono quelli di Re minore o Fa maggiore, quindi avremo comunque un Re minore o un Re minore settima, poi abbiamo il Mi diminuito, il Fa settima maggiore, eccetera. Scegliamo alcuni accordi tipo Re minore, poi il relativo maggiore che è il Fa, il Sol che è il secondo e infine un La. Se siamo in Re minore è perfetto avere un La maggiore, cioè con il Do diesis, col Do diesis, e ritornare sul Re. Quindi avere 4 accordi che si sviluppano in questo modo. Li butto subito giù, li scrivo direttamente sul pentagramma. Vado su 2 righe perché sotto scrivo la linea di basso. E abbiamo detto che siamo in Re minore, quindi c'è il Si bemolle. Sopra metto le note, sempre col nostro Si bemolle, e divido 4 battute. Mettiamo qua, perché ad esempio ho detto partire con un Re minore o Re minore settima, andare al Fa, Sol minore settima, e passare ad esempio a un La settima. In questo caso qui finiremo, chiaramente avremo il segno di ritornello. Andiamo a scegliere delle note sull'accordo di Re, ad esempio un Re, che poi dopo gestiremo ritmicamente. Do, che è la settima, poi abbiamo la quinta, l'ottava, la settima ancora. Queste voglio metterle tutte all'interno della prima battuta. Nella seconda Fa, chiaramente partiamo col Fa, un altro Fa, un La sua La che è la quinta, la terza, Sol, stessa cosa, prendiamo il Sol, un altro Sol, il Fa che è la settima, Sol minore settima, Re. Adesso le sto prendendo, poi c'è un Sol ad esempio, le sto buttando giù un po' anche casualmente, però chiaramente sto all'interno degli accordi. La, siccome ero partito con un Fa, con un Sol Sol, anche qui un La ci può stare. Il Sol come settima minore, La ancora, il Do come terza minore. Le note che ho scritto sono Re, Do, che è la settima, La, Re, Do, nella prima battuta, poi c'è Fa, col Fa maggiore, Do, La, sul Sol, 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 Fa, Re, Sol, La, Sol, La, Do, e sto cercando di inventarmi un'idea ritmica, 3, 4, 4, Fa,
cerca ancora 4, 4, 4, La. Qui un cromatismo. Provo a scrivere circa le idee che ho buttato giù. Re, Do, erano crome. Re, Do, tarara, sedicesimo. La, Re, Do, questi sono sedicesimi. Re, Do, La, Re, Do, pausa. Potrei aggiungere anche qui una nota fuori dalla scala, questo Sol di un ottavo. Quindi andrei a mettere qui dentro, fra parentesi, un Sol, che non è nell'accordo ma che funziona. Ta, ta, tarara, ca, pa, pa. Qua avevo messo Fa, Fa, crome, Fa, Fa, sedicesimo, lo facevo così, Do, pausa, La. E qua l'avevo fatto allungare. Fa, Fa, Do, La, questo La è lungo. Qui ci potrebbe essere, siccome devo andare sul Sol, ci metto un cromatismo. Ecco, una ritmica simile a questa, però con La bemolle. Quindi qua ci metto un La bemolle fra parentesi. La, Sol, Sol, qua facevo Sol, Sol, ottava, Sol, Sol, lo facevo col sedicesimo, col punto, Fa, Re, Do. Ecco, qui potrebbe esserci un Re, Do, La, fra parentesi, Sol, Fa, pausa di sedicesimo, Re, pausa di sedicesimo, Do, e poi qui in fondo Sol, Sol diesis per andare a La. Sol diesis, lo metto fra parentesi perché è fuori dalla scala, La, pausa, La, Sol, Sol diesis, Sol, Sol, La con l'ottava, che così rimango sempre omogeneo con l'idea di avere ottava. Questa è una settima, ma è un salto simile quasi all'ottava, ottava, ottava. Qui c'è Sol, metto anche qui un Sol diesis, fra parentesi, Sol diesis, La, Do, e poi per ripartire col Re metto un Do diesis qua, fra parentesi, La, pausa, Sol, Sol diesis, La, pausa, Ta, Pa, tarara, Pa, Pa, Do e Do diesis. In questo modo, Pa, Pa, tarara, Ca, Pa, Pa, Ca, Pa, 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 para, pa, 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 para, pa, pa, pa. Ok, proviamo a suonarlo. 3 e 4. La, Sol, Sol, Fa, Re, Do. E riparte. Scrivo anche le dita col mio sistema che è più comodo. 1, Re, Do, tarara, pa, pa, para, pa, 3 sul Fa, Do con l'1, Sol, Sol, Fa, Pa, para, pa, pa. Qua ci metto l'1 e ancora l'1 qua.
In questo modo è piuttosto comodo, ho usato note dell'accordo, note qualche notina di passaggio tra un accordo e l'altro, queste sono note extra, cromatismo, lo vado a suonare 3 e 4. Pam, pam, pam. Poi, questa è l'idea, posso adesso suonarlo e fargli delle varianti. Fare delle varianti che vuol dire stare sempre, far sentire il Re, far sentire il Fa, il Sol minore, il La e all'interno della scala di Re minore, però con anche il La che a volte può avere il Do diesis. E faccio delle varianti facendo questa linea come base, la ripeto un po' di volte, poi inizio a fare delle variazioni. 1, 2, 3. È chiaro che una volta che è impostato il lavoro, dopo posso anche farlo veloce. Ok, adesso la faccio su un'altra velocità, un po' più brillante, che comunque è sempre derivato dal lavoro che abbiamo fatto. Note dell'accordo, avevamo scelto le note dell'accordo, abbiamo aggiunto qualche nota di passaggio della scala, questo è un cromatismo, questo che è la terza maggiore di La. Insomma, è stato costruito molto ragionando. Poi si possono fare infinite possibilità partendo da accordi diversi, ma a questo punto eseguo questa linea che ho composto, la eseguo con la massima precisione e poi passo a fare delle varianti.
Quindi in questo video abbiamo visto una seconda possibilità interessante per creare delle linee intanto tecnicamente avanzate, ma con un concetto diciamo non banale, e cioè tecnicamente avanzate perché posso realizzarle anche appunto a velocità molto alte eccetera, ma quello che mi interessa è proprio che abbiamo analizzato l'idea di partire da delle note di accordi, abbiamo scelto gli accordi all'interno di una tonalità, partire da quelle note e poi costruire una linea ragionando, quindi lavorando molto sulla composizione, sulla scrittura. Una volta scritta, una volta che siamo soddisfatti della stesura di questa linea, si passa a suonarla tante volte per poi iniziare a fargli variazioni, ma continuiamo a rispettare sempre le armonie. Questo quindi è dedicato all'uso delle note, avere una serie di note su cui lavorare. Il video precedente l'abbiamo dedicato ad avere una serie di ritmi che ci siamo costruiti per poi dopo fare variazioni. Nei prossimi video vedremo altre tecniche per costruire linee di basso di questo tipo, ragionate, molto analizzate. Chiaramente tutto questo materiale lo trovi all'interno del corso poi Bassista Contemporaneo. Questi sono degli esercizi che trovi spiegati molto gradatamente all'interno del corso, mentre questi sono realizzazioni che faccio così per dimostrare il valore che c'è dei contenuti che ci sono all'interno del bassista contemporaneo, in particolare nel secondo volume. Ma chiaramente il secondo volume dà per scontato aver capito e analizzato e saper praticare bene tutto il primo volume. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!